Cremoso, mantecato alla perfezione, il risotto reale con tartufo, porcini e riso a querello. La quintessenza del gusto. Ciao supereroi dei fornelli, per il menù di Natale serve un capolavoro. Vi presento il risotto reale. Tartufo, porcini, riso a querello e un ingrediente segreto. Così elegante che ho dovuto mettere il mio grembiule più sobrio. Iniziamo subito. Le calorie del 2025 non contano più. L'anno sta per finire e le calorie scadono, come i punti al supermercato. Pronti? Via con la magia natalizia. Si parte con tostatura a secco di 200 grammi di riso a querello, niente meno. Ho scelto un riso speciale, quello che usano gli chef stellati quando vogliono fare i fighi. È un riso bianco con gemma reintegrata, ovvero ha i valori nutrizionali simili ad un riso integrale. Lo tostiamo in una padella per circa 2 minuti. Si deve preparare ad assorbire i sapori e tenere la cottura. Arriva il secondo segreto per un buon risotto: uno scalogno tritato finemente, soffritto in un buon olio di oliva. Fuoco dolce, mescolate sempre. Non dovete rispondere al telefono, non dovete controllare Instagram. Solo voi e lo scalogno, in una danza romantica. Sentite quel profumino che fa venire fame? Allora è il momento di aggiungere uno spicchio d'aglio grande tritato. Altri 30 secondi di passione aromatica. Ora, la macchina del tempo. Mezz'ora fa ho messo 15 grammi di porcini secchi in un bicchiere d'acqua tiepida. Usate un contenitore alto e stretto. Perché? Perché i residui di terra cadono sul fondo e non finiranno nel piatto. E poi lui, il brodo vegetale. Saporitissimo. Già pronto. È il segreto numero 1 per un risotto che si rispetti. Il brodo trasmette il suo sapore al riso. Se non ne ha, è come lo zio d'America povero che vi lascia in eredità solo debiti. Arrivano le star della serata, i porcini. 150 grammi di surgelati, o freschi, se siete fortunati e ricchi, più quelli secchi che abbiamo tolto con delicatezza dal loro bagno rilassante. Sale, pepe e dopo 1 minuto e mezzo un goccio di vino bianco secco. Ma poco poco deve asciugare nel giro di 1 minuto, come le lacrime di gioia dei vostri ospiti quando assaggeranno. Ora è il turno del protagonista, il riso a querello. Lo versiamo nella pentola dei funghi e mescoliamo tutto. Bastano pochi secondi perché la tostatura è già fatta. Poi, primo mestolo di brodo caldo e inizia la magia a 3 liquidi. Alterniamo brodo con l'acqua dei porcini. Oro liquido profumato, ma attenzione, è senza sale, quindi dovrete aggiustare. E 150 ml di vino bianco secco buono, a piccoli step. Una sinfonia liquida. Se Beethoven fosse vivo, scriverebbe la 10ª sinfonia dopo aver assaggiato questo usotto. Attendiamo sempre che il liquido si asciughi, prima di metterne altro, e continua la meditazione del cucchiaio di legno che gira, fino a fine cottura. Il riso è al dente, morbidissimo, all'onda. Attenzione qui, i manuali dicono di spegnere il fuoco, ma noi abbassiamo la fiamma al minimo. Perché? Perché stiamo per mettere il mascarpone freddo e poi perderemo tempo a grattugiare il tartufo sul piatto. E noi vogliamo mangiare caldo, non tiepido. Quindi, a fuoco dolce dolce, mantechiamo con 3 cucchiai di mascarpone. È la mossa geniale per una cremosità illegale. Appena si scioglie, una pioggia di 50 grammi di grana grattugiato. Come neve che cade la notte di Natale, ma molto più saporita. Adesso spegniamo davvero e impiattiamo con la delicatezza di chi maneggia un tesoro. E ora l'incoronazione. Sua Maestà il tartufo nero fresco. Per 2 porzioni grattugiamo circa 20 grammi di puro lusso nero, direttamente sopra i piatti. Nasce così il risotto reale, cremosissimo e con un sapore unico. Chi lo mangia non lo dimentica più. Rischiate che i parenti si autoinvitino a casa vostra fino a Pasqua. A proposito, dimenticavo. L'ingrediente segreto. Quello che non può mai mancare e che trasforma questo piatto da ottimo a leggendario. È l'amore. Mettetene in abbondanza. È l'unico ingrediente che non ha calorie, ma fa miracoli. Allora, supereroi, questo risotto reale conquisterà la vostra tavola di Natale?
Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e condividete il video con i vostri amici. E se la ricetta vi ha salvato dalla noia culinaria, lasciateci un like. E non precipitatevi subito ai fornelli. A fine video vi aspetta un'altra ricetta strepitosa per far colpo sui vostri ospiti e sembrare chef stellati anche se cucinate in pigiama. Se volete altre ricette che sembrano uscite da un ristorante stellato ma sono fatte in casa con tanto amore, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non vi perderete la prossima volta che dimentico un ingrediente. Ciao supereroi! Vi auguro un Natale cremosissimo. A presto e buoni risotti a tutti!